la mamma è stata madre e padre allo stesso tempo quando ho perso papà. Avevo 17 anni, ho perso papà per un tumore ai polmoni che l'ha portato via in 7 mesi, e quindi è stato davvero drammatico. Voglio bene papà, perché mi sarebbe piaciuto poterglielo dire più spesso, e quindi adottare credo che sia una, una cosa molto bella, e credo che si ami ancora di più quel bimbo, quella bimba che hai adottato, perché l'hai proprio davvero desiderata Esatto. o desiderato. Live con Beppe Convertini, come stai Beppe? Molto bene, sono qui a Marzamemi in Sicilia. Voglio iniziare dal grande successo, il record di ascolti che si è appena terminata la stagione di Azzurro, Storie di Mare e Linea Verde 100. Sì, a entrambi i due programmi estivi, Azzurro alla sua seconda edizione, abbiamo navigato e saltato tutti i mari italiani, raccontando quello che sono le bellezze dei luoghi di mare e quindi le eccellenze enogastronomiche. E invece di Verde Ceto è un racconto di quello che è la vita dei centenari in una blue zone, e cioè la Sardegna, in Ogliastra. Abbiamo raccontato quello che è la vita dei sardi che riescono a raggiungere 100 anni. Ma da pochissimo hai ricominciato con la nuova stagione di Linea Verde. Voglio ricordare l'appuntamento, permettimelo, su Rai 1 alle 12:20 ogni domenica, giusto? Tutte le domeniche saremo in compagnia, in viaggio per la nostra splendida Italia, dalla Sicilia alle Marche, alla Puglia, al Veneto, dal Trentino alla Sardegna. Andremo a raccontare quello che sono le storie di grandi donne e di grandi uomini che fanno sì che la nostra agricoltura, il nostro allevamento e il nostro artigianato sono così apprezzati in tutto il mondo. E la base del Made in Italy, andiamo a raccontare davvero, e anche ad assaggiare le eccellenze enogastronomiche, a scoprire quei territori inesplorati, perché molti di questi borghi non rientrano negli itinerari turistici classici, e quindi è una scoperta per me in primis e poi per il pubblico che ci segue. Una cosa che ho notato però è che tu hai puntato la moda e hai raggiunto gli obiettivi più grandi. Poi hai puntato il teatro è la stessa cosa, il cinema la stessa cosa, la televisione, la radio e adesso anche con i libri. Quindi qual è il tuo segreto? Credo che sia fondamentale amare quello che si fa, non arrendersi mai, anche davanti alle porte che si chiudono, perché tante porte si sono chiuse come per tutti noi. E poi ci sono quei treni speciali che passano e che tu devi saper cogliere al volo. Molto non te ne accorgi. Quando però magari te ne accorgi, allora cerchi di salire su e fare la tua vita, il percorso. Hai scritto due libri, il primo libro si intitola I bambini di nessuno e il secondo In viaggio con Beppe Convertini alla scoperta dell'Italia. I bambini di nessuno raccontano le mie esperienze nelle missioni umanitarie in Siria con Terre des Hommes e in Myanmar, ed è un libro che mi ha molto segnato, perché ho sempre nel mio cuore gli sguardi di questi bambini, soprattutto i bambini siriani. Sono stato in due campi profughi, uno al confine tra Siria e Libano a Darsale, e l'altro al confine giordano con la Siria a Zarqa, dove ho incontrato tanti bambini che sono anche orfani e quindi hanno perso i loro genitori, hanno perso la loro casa, hanno perso le loro abitudini, hanno perso la loro vita in generale. Nonostante questo, giocando con loro, riuscivano a distrarsi, a vivere dei momenti dimenticando questo orrore della guerra, e questi sorrisi, questi sguardi li porto con me davvero per sempre. E il viaggio con Beppe Convertini è invece una sorta di diario di bordo, andando in giro per l'Italia, punti di viaggio sulle belle località che ho visitato, quindi
raccontando un po' delle tradizioni, gli usi, i costumi, i luoghi dove andare a dormire, a mangiare. Mi parlavi dei bambini di nessuno e mi hai raccontato di quello che tu hai vissuto vedendo questi bambini. Quindi erano orfani, sono lì da soli e lasciati al loro destino. Vorresti dire qualcosa riguardo le adozioni, che sono sempre così tanto complicate, soprattutto qui in Italia? Penso che sia fondamentale dare una seconda chance a un bambino che non ha un padre, una madre, non ha una famiglia, e i bambini hanno bisogno del nostro amore, come anche i nonni e le nonne, che sono davvero un patrimonio dell'umanità straordinario. Bene, quindi tutto quello che bisogna saper dare per essere un ottimo genitore è saper amare i propri figli, no? Adottati o meno. Non c'è nessun altro status che ci possa permettere di essere un ottimo genitore se non solo quello dell'amore. Penso proprio di sì. Eh? Quando si dona amore, credo che non ci sia l'amore e l'amore. Non c'è. ehm, non- Credo che i bambini hanno bisogno solo di questo. Chiunque doni amore può essere un buon padre, una buona madre. Spesso per vari motivi non si diventa padri o madri, e quindi adottare credo che sia una cosa molto bella, e credo che si ami ancora di più quel bimbo, quella bimba che hai adottato, perché l'hai proprio davvero desiderata Esatto. o desiderato. Tua famiglia, una famiglia molto numerosa, una famiglia del sud molto numerosa, piena di persone, di nipoti, pronipoti, però c'è un perno proprio che è quello principale. È la mamma? Sì, la mamma è la persona più importante della mia vita, ma credo anche della vita delle mie sorelle, anche dei miei nipoti, perché la mamma è stata madre e padre allo stesso tempo. Quando ho perso papà, avevo 17 anni, ho perso papà per un tumore ai polmoni che l'ha portato via in 7 mesi, e quindi è stato davvero drammatico. La cosa che penso, mamma ora ha 85 anni, è una donna grande, e io cerco di donare a lei in questa fase della vita quello che mi ha donato, amore e non solo. Cerco di restituire tutto quello che ho ricevuto, e ho ricevuto davvero qualcosa di non misurabile, incommensurabile. È meraviglioso, Beppe, questo è meraviglioso. Infatti volevo chiederti anche della difficoltà che tu hai provato quando hai perso tuo padre, perché sarà stato forse una perdita scioccante per te, eri tanto giovane. È incredibile vivere la morte di un genitore o di una persona molto cara, e a un'età così giovane davvero ti cambia la vita. Di colpo diventi un uomo, di colpo ehm, non sei più un ragazzo, magari non lo sono stato tanto, perché mi sono sempre sentito molto più grande, molto più responsabilizzato, perché vengo da una famiglia umile, quindi dovevo essere comunque responsabile, studiare, impegnarsi, perché non era dovuto andare a scuola, perché comunque loro facevano dei grandi sacrifici. Però quando diventi orfano di papà così giovane, allora devi assumerti la responsabilità della tua famiglia, e, e sai, a 17 anni non è facilissimo. Poi si fa, tutto si fa, però cambia la prospettiva di vita. Io lo porto sempre con me, penso un po' che sia la mia guida dall'alto, no? Che sia una sorta di stella che ti segue e veglia su di me, Sì. e su mia madre, sulla mia famiglia. Però sì, devi tirar fuori davvero una forza che non pensavi di avere. Beppe, cosa avresti voluto dire a tuo padre che non sei riuscito a dirgli? Ti voglio bene, papà, perché mi sarebbe piaciuto poterglielo dire più spesso. Forse questo mi manca. Come avrei voluto ricevere da lui anche un qualche ti voglio bene in più. Poi mi sarebbe piaciuto comunque condividere con lui i momenti della mia vita. Eh, Sarei stato curioso di sapere come sarebbero state le sue reazioni, la sua faccia, perché lui era molto espressivo, quindi mi sarebbe piaciuto vedere come reagiva. Questo mi manca molto, e sicuramente approfittate per tutti coloro che hanno il papà, la mamma, i nonni, dite
quando e come potete, ti voglio bene mamma, ti voglio bene papà o nonna, nonno, quello che sia. Io so che tu vai di fretta, che hai da presentare il tuo libro e da fare tante altre cose. Non ti voglio rubare altro tempo e ti voglio solo chiedere se hai voglia di aggiungere a questa intervista qualsiasi cosa che io non ti ho chiesto. Mi piacerebbe raccontare che ognuno di noi è speciale e non dimenticarlo mai è fondamentale per vivere e soprattutto rispettare gli altri e vivere al massimo per quello che si può. Grazie Beppe, per me è stato veramente un onore averti qui oggi come mio ospite e raccontarti un pochettino. Ti ringrazio per la tua disponibilità e spero che tu possa ritornare qui mio ospite nuovamente per raccontare molte altre cose che ti appartengono. Grazie mille. Per me è stato un grande onore, un grande piacere e buon Grazie, un abbraccio forte, a presto, ciao. E noi ci vediamo la prossima settimana come sempre qui su Libero TV con un nuovo ospite. Take care.